Ciao internati e benvenuti alla prima puntata del progetto Barks. So già cosa state pensando, ma che cazzo vuol dire progetto Barks? Un acronimo che fa tanto Giovane Marmotta o progetto Duck Dorrosiano, ma che esprime tutto lo spirito con cui ho dato vita a questo mio progetto, che mi accompagnerà sul mio canale per molto tempo. Per vostra fortuna o sfortuna lo deciderete voi. Ma bando alle ciance, sigla! Carl Barks nasce nel 1901 e pubblica la sua prima storia Disney a fumetti solo nel 1942, quindi quando ha già 41 anni. Nei 40 anni di vita precedente ha fatto praticamente di tutto, dal ferroviere all'allevatore di polli, ed è solamente nel 28 che inizia la sua carriera di disegnatore. Inizialmente pubblicherà su alcune riviste delle strisce satiriche o umoristiche dal tratto vicino a quello del Popeye di Segar. Ed è nel 1935 che viene assunto a lavorare nei Disney Studios. All'inizio la sua attività è quella di intercalatore, cioè la persona che si occupa di disegnare i frammenti intermedi tra un'animazione e l'altra. Presto però verrà spostato al reparto sceneggiature su ordine di Walt Disney in persona, ed è qui che il suo innato talento darà il meglio di sé e sarà, coltivato sotto i consigli dello stesso Walt Disney. I cortometraggi barksiani sono sì esilaranti, ma non ci presentano ancora quel grande personaggio che poi Carl Barks ci farà vedere sulla carta, sui fumetti, negli anni di lì a venire. Abbiamo un Donald Duck nei cortometraggi, ancora una macchietta comica, irascibile, testardo, dispettoso, arrogante e inevitabilmente perdente. Un Donald Duck in tal senso Carl Barks ce lo presenterà solamente in alcune 10 pagers, brevi storie di 10 pagine in cui il gag e comicità fisica e non la fanno da padrone. Nel 42 Barks lascia gli studios. La scusa ufficiale è che l'aria condizionata degli studi gli causa la sinusite. Ho qualcosa in comune con Barks, ma in realtà non è più intenzionato a lavorare in un posto dove la stragrande maggioranza della produzione è destinata a fini militari, bellici e propagandistici, perché siamo ovviamente negli anni della seconda guerra mondiale. Un personaggio del genere non può proprio stare lontano dai pennuti, ed è così che inizierà l'attività di allevatore di polli per sbarcare il lunario. Per fortuna, dico io, gli andrà male, e quindi ricomincerà la sua collaborazione con Disney, questa volta per scrivere e disegnare fumetti. La sua prima storia è Pluto salva la nave, ma collabora solo in veste di scrittore, mentre i disegni sono di un altro artista, e non è importante analizzarla in questa sede, anche perché la storia è poco interessante ed è praticamente solo un cortometraggio su carta, praticamente. Ma la successiva storia entrerà nella leggenda. Sto parlando di Paperino e l'oro del pirata. La trama della storia è semplice ma efficace. Black Pete, una versione di Pietro Gamba di Legno mutuata dalla tradizione dei cortometraggi, contende il tesoro del pirata Morgan a Paperino e Qui Quo Qua, gestori della tavola calda al secchio di sangue, che verranno coinvolti nell'avventura marinaresca dal pappagallo di mare Bacicin Parodi. In realtà nemmeno questa storia è completamente di Barks. Ad affiancarlo ci sono Bob Karp ai testi e Jack Hanna ai disegni. I due artisti infatti disegneranno 32 tavole ciascuno. Questa però è la prima storia di Barks veramente interessante per diversi aspetti. Innanzitutto il disegno. Qui Barks non ha ancora uno stile personale, siccome il suo tratto è ancora profondamente inquinato dai canoni degli storyboard dei cortometraggi.
Infatti è veramente molto arduo riuscire a distinguere la paternità delle tavole, siccome almeno in questa primissima fase il tratto di Karl Barks e Jack Hanna è veramente molto simile. Le illustrazioni comunque funzionano benissimo, sono espressive, comunicative, rendono sempre la giusta atmosfera. In particolare decisamente riuscite sequenze in notturna grazie a una sapiente inchiostrazione e i paesaggi. La sceneggiatura è particolare, anche qui l'influenza dei cortometraggi si fa sentire, sembra quasi di star leggendo uno storyboard, come in effetti è, dato che la storia in origine era stata pensata come un cortometraggio con Pippo e Topolino in sostituzione dei nipotini. Numerose le vignette mute e le gag fini a se stesse, seppur spassosissime, piuttosto essenziali i dialoghi. L'umorismo è fine, misurato, idoneo al tono cupo della storia, in cui si fa uso senza problemi di armi da fuoco e da taglio, si fa cenno a cadaveri e si osserva persino attraverso il cranio di uno scheletro. Il silenzio particolarmente presente condice alla perfezione alcune vignette, caricandole della giusta significazione e pathos. Menzione particolare per la caratterizzazione dei personaggi. Qui Barks non si è ancora messo all'opera per evolvere il carattere di Paperino, che qui è il classico papero degli shorts. Arrogante, fifone, testardo, presuntuoso. Interessante invece il carattere dei nipotini che, pur rifacendosi un po' alla tradizione dei cortometraggi, è in qualche modo un po' diverso. Quello di Pietro, qui davvero senza scrupoli, e in particolare quello di Bacicin Parodi, una gran bella figura che ho apprezzato molto e di cui ho apprezzato anche di più le interazioni con gli altri personaggi della storia, soprattutto con Paperino. Insomma, nonostante siano ben lontane le eccellenze che Barks raggiungerà successivamente, si tratta davvero di una partenza promettente e che non avrebbe deluso, assolutamente. In descrizione trovate il link alla pagina Index della storia per poter spulciare le edizioni italiane e non della stessa. Paperino, da un incipit che lo vede semplice visitatore del museo di Paperopoli, si ritroverà in Egitto per seguire le tracce di uno dei nipoti, rapito in circostanze misteriose. Qui avrà a che fare con furti, misteri, società segrete primitive e addirittura mummie. Ecco una delle pietre miliari del maestro dell'Oregon. Infatti siamo di fronte alla prima storia ad ampio respiro, completamente scritta e disegnata da Karl Barks. È già possibile notare alcuni di quelli che diventeranno i capisaldi o del canone disneyano dello stile dell'Uomo dei Paperi. In primis l'accuratezza degli sfondi, mai casuali, visualizzati tramite l'attenta lettura della rivista National Geographic, di cui Barks fu affezionato lettore. Barks voleva che il lettore si sentisse davvero nel luogo di ambientazione dell'avventura, non solo perché gli veniva detto dall'autore, e al contempo educarlo. In questa storia è poi possibile notare come l'autore fosse già molto attento alla psicologia di Paperino e dei nipotini ed approfondire lo stretto rapporto che li lega. È inoltre interessante notare come nel fumetto Disney, per illustrare una data epoca, non serva imbastire fantascientifici viaggi temporali, ma basti semplicemente tirare in ballo la setta segreta e primitiva che vive in un posto sperduto del pianeta seguendo gli usi e costumi di un determinato periodo storico. Una storia fondamentale per il Paperino che conosciamo oggi e per il fumetto Disney che conosciamo oggi. Pathos, thriller, horror, mystery sono le parole chiave di questa avventura da cardiopalma a cui il maestro impone un ritmo davvero brioso e che non può non far appassionare il lettore. Il tratto di Barks qui è ancora acerbo, come abbiamo visto, inquinato dai canoni degli storyboard su cui lavorava fino a pochi anni prima, ma è comunque estremamente gradevole. In descrizione il link Index. Paperino e i nipotini, stanchi del freddo inverno di Paperopoli, vendono la loro casa per poter comprare un aereo per migrare verso le più accoglienti terre del sud.
Essendo però l'aereo di Paperino e Qui anche l'unico della città in grado di atterrare su terreni ricoperti di neve, il sindaco di Paperopoli affida loro un carico di penicillina da portare agli abitanti di un paesino sperduto dell'Alaska. Acclamati dalla città, i paperi decidono di portare a termine il loro compito, ma ancora non sanno di essere gli ignari corrieri di un misterioso pacchetto nascosto sull'aereo da dei fuorilegge. Altra bella storia d'ampio respiro, Paperino e il loro gelato è lontana dall'essere una delle vette barksiane, ma resta comunque una splendida opera. Il tratto del maestro dell'Oregon si comincia lievemente ad affinare, ma comunque Barks acquista sempre più scioltezza nella costruzione degli intrecci. Appare evidente come il carattere di Paperino venga sempre più reso complesso e comunque sviluppato dall'uomo dei paperi, e la stessa cosa accade per i nipotini. Un'altra cosa su cui il maestro dell'Oregon punta nuovamente è il rapporto che lega zio e nipoti. La storia è intrisa dalla travolgente comicità barksiana, ma non mancherà l'elemento drammatico. Il Pietride qui presentatoci è furbo e spietato e non mancherà di mettere in serio pericolo l'incolumità dei paperi. In particolare della storia ho apprezzato molto gli scenari angoscianti e destabilizzanti, delle distese di nulla innevato, e il colpo di scena per cui Paperino si ritrova cieco a causa del riverbero della neve. Ciò dà l'occasione a Barks di imbastire due sequenze, una umoristica e l'altra drammatica, che sono davvero ben riuscite. La trovata geniale di rendere cieco il protagonista è una sfida per così dire hitchcockiana, ma che vede Barks trionfare in assoluto. Tra parentesi, il celeberrimo fumettista italiano Roberto Raviola userà come suo primo pseudonimo Bob la Volpe, il nome che ha in questa storia il villain di turno. Poi ne adotterà un altro, quello con cui è leggermente più famoso, ovvero Magnus. Seguito ideale di Paperino e il loro gelato. Entrambe le storie appaiono sul numero 62 di 4Color Comics. In questa avventura i paperi si recano nel sud degli Stati Uniti, proprio la meta che si erano prefissati nell'avventura precedente. Paperino, annoiato e in cerca di territori inesplorati, vorrà fare una gita nelle Everglades, che negli anni 40 presentavano realmente zone ignote in cui trovare, come recita il Pokédex, orde di Pokémon leggendari selvatici. Addentrandosi nelle Everglades, i paperi faranno un'esperienza veramente fuori dal comune, dato che incontreranno niente poco di meno che i terribili Gnasuti. A dispetto del nome piuttosto buffo, gli Gnasuti sono tra le creature più ostili e bastarde mai create da Carl Barks nel corso della sua carriera, nonché le prime in assoluto. In questa storia si respira un'atmosfera inquietante, di mistero, di perenne pericolo, che si concretizzerà solo quando i misteriosi Gnasuti decideranno di uscire allo scoperto. Barks dimostra di saper gestire ottimamente i tempi narrativi, ma questa è una cosa che caratterizzerà in generale tutta la sua produzione. Infatti non si ha mai, leggendo le sue storie, la sensazione che ci sarebbe voluta qualche pagina in più o in meno, ma che sia perfetta così com'è. E questa cosa, incredibilmente, vale anche per le 10 pagers, in cui ci sono solamente 10 pagine o meno a disposizione. La prima parte della storia è un crescendo continuo di tensione, che comunque, bene o male, permane tutta la storia. Memorabile la sequenza in cui Paperino e i nipotini sono costretti a travestirsi con dei giunchi per cercare di non essere sgamati dagli Gnasuti, così come memorabili sono gli avvenimenti, che non vi spoilerò, della penultima tavola, che è veramente qualcosa di geniale. Dal punto di vista dei disegni, Barks osa maggiormente con inquadrature particolari e prende sempre più confidenza con quelle che diventeranno le sue peculiari vignette in controluce. Come sempre, link index in descrizione. Ma Barks non è solo avventure di ampio respiro. Nella vastissima produzione del maestro, infatti, sono presenti una miriade di storie brevi, le cosiddette 10 pager. Non tutte, però, meritano di essere lette a ogni costo.
In ogni puntata, nell'angolo delle 10 pager, elencherò tutte le storie brevi che mi hanno più colpito, risalenti agli anni presi in esame dal video. Le citerò solamente o ne parlerò in modo più approfondito a seconda dell'importanza o di quanto mi sono piaciute. Bando alle ciance anche stavolta, iniziamo subito. Per quanto riguarda questo triennio 42-44, la prima da citare è senza dubbio Paperino e il gorilla, la prima storia di Paperi interamente scritta e disegnata da Carl Barks. L'Uomo dei Paperi prende sicuramente spunto dall'omonimo cortometraggio che uscirà solo nel 44, ma che era già in lavorazione negli studios nel 42. La vicenda è condita di gag spassosissime, aiutate dalle sapienti ellissi che Barks inserisce dove necessario, e il disegno risulta, seppur ancora acerbo, molto curato ed espressivo. Una curiosità: nel giornale su cui Paperino si immagina di comparire nel caso in cui avesse catturato il pericoloso scimmione che sta terrorizzando la città, appaiono dei titoletti assai curiosi come "Bambino uccide madre e spara al padre" o "Drogato eletto capo della polizia", completamente sostituiti nell'edizione italiana. Link index in descrizione. Un'altra degna di nota è Paperino e lo squalo, in cui Paperino, bagnino, tenta di far colpo su una bagnante particolarmente attraente. Deciso a esplorare la sua caverna di Platone, Paperino fa il figo, ma gli va sempre buca. Ciò dà a Barks l'occasione per visualizzare divertenti gag fisiche che mantengono il ritmo serrato e avvincente per tutta la durata della storia. Nelle intenzioni originali dell'Uomo dei Paperi, la sexy papera avrebbe dovuto essere decisamente più formosa, ma agli editor ciò non sta bene e quindi Barks è costretto a improvvisarsi chirurgo estetico e a operare un intervento di mastoplastica riduttiva e a sradicare completamente le zinne della bagnante. Cito poi 3 storie che mi hanno sorpreso per la loro travolgente comicità. Paperino e buoni vicini, in cui c'è la prima battaglia all'ultimo sangue tra Paperino e il vicino Jones, già apparso qualche mese prima in Paperino aviatore. Paperino sciatore, in cui vediamo un Paperino davvero arrogante e presuntuoso che fa di tutto per far ridere a crepapelle il lettore. Le trovate geniali di Barks, unite alla traduzione italiana che è veramente esilarante, rendono questa storia un gioiellino di comicità che non me l'aspettavo sinceramente. E poi, prima di Iron Man, ecco che Paperino indossa un'armatura per combattere i nipotini in Paperino e l'Uomo di Ferro. Storia veramente simpatica e molto frizzante. Praticamente uguali. Di tutte trovate il link index in descrizione. Siamo giunti alla conclusione di questa prima puntata del progetto Barks. Spero vi sia piaciuta e in tal caso vi esorto a farmelo sapere con un commentino e mettere mi piace. Ma soprattutto, se vi è piaciuta questa puntata e se credete nel progetto, è molto più importante che lo condividiate questo video per farlo conoscere a più gente possibile. Io vi saluto e vi lascio alle papere. Ciao a tutti. E inizierà la sua collaborazione, fanculo. Paperino, da un incipit che lo vede semplice visitatore del museo di Paperopoli, fanculo, si ritroverà in Egitto per seguire le tracce di uno dei nipoti. Tra parentesi, il celeberrimo fumettista italiano Roberto Raviola userà